Buongiorno amici, bentrovati sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Mi sto vestendo perché esco, andiamo a vedere i cimbidium come stanno, facciamo un aggiornamento, andiamo a vedere. Ma prima di uscire dobbiamo aprire la finestra con tutte le varie cose che ci sono davanti. Prima di uscire abbiamo la Phalaenopsis che gentilmente ci regala, anziché uno stelo corto come questo, ci regala lo stelo lungo e per spostarla dobbiamo un pochino tribolare. Ma non è solo lei, abbiamo anche la Ionanta, che se non la spostiamo non riusciamo a uscire fuori. Eccola qua. L'importante è che becchiamo il momento giusto in cui lei si sposta e possiamo uscire. Benissimo, il gioco è fatto. Usciamo a beccare anche il momento per chiudere la finestra. Ok, il gioco è fatto. Eccoci qua. La situazione dei cimbidium. I cimbidium sono finalmente abbastanza in fiore. Quest'anno ci riporteremo molto alla lunga come fioritura perché questi si sono aperti, ok, ma questi altri devono ancora finire la bocciolatura, quindi andremo molto per le lunghe, molto. Nonostante tutto abbiamo anche delle nuove rigressi, dei nuovi bulbi che stanno venendo fuori, quindi diciamo che sono attivi, sono svegli, funzionano alla grande. Questa è la fine fioritura della Vanda, fine fioritura perché oramai è un bel po' che è in fiore, stanno fuori, stanno benissimo, se la stanno gestendo alla grande, nonostante che oggi è abbastanza freschetto e nuvoloso. Questa fioritura qui, siamo a marzo, ce la porteremo fino a quando? Fino a quando il caldo dirà stop, perché siamo veramente in ritardo. Vedo l'occasione del video anche per vedere che questo qui magari ha bisogno di essere un pochino raddrizzato. Poi piano piano si raddrizzerà. Questa è la fioritura di questi fiorelloni bellissimi che danno sul rosso, si stanno aprendo adesso, guardate, questo si sta aprendo quest'oggi, eccolo qua, si sta aprendo quest'oggi. È molto a rilento la fioritura dei cimbidium, molto. Quindi che significa che ce la porteremo fino a quando? Fino a quando sarà il caldo, a dire basta, perché per Pasqua non so se per fine marzo riusciremo ad avere la completa apertura, ma dubito perché qui abbiamo ancora fiori che devono venire fuori, boccioli che si devono aprire. Questo era il cimbidium che non riuscivo a vedere se c'erano delle fioriture, ci sono, dovete avere tanta pazienza, ma tanta pazienza. Anche qua ce n'era un altro, guardate che vi faccio vedere, eccola qua. Nel video scorso non riuscivo a trovare i boccioli, allora dovete avere pazienza. Ho visto un video di un canale colombiano in cui questo coltivatore, non è un dilettante, è un coltivatore professionista, aveva messo del ghiaccio qui. Perché? Perché siccome in quel momento in Colombia le temperature erano troppo alte come da noi qua in Italia, mettendo il ghiaccio qui è riuscito a dare l'induzione al fiore. Allora non serve per rovinare la pianta. Ho visto che questo coltivatore lo fa, un coltivatore grosso, canale Alma del Bosque. Praticamente mettendo del gelo qui, se non abbiamo le condizioni ideali, si induce la fiorazione, la fioritura del cimbidium. Quindi automaticamente questo potrebbe essere un sistema, ma io non l'ho utilizzato. Ho lasciato che semplicemente facessero tutto per conto loro. Questi bianchi sono meravigliosi, ma dopo tutto vi volevo far vedere che è diventata una foresta. Se vedete la collezione di video che ho fatto un paio d'anni fa, vedete come erano piccole come piante e come sono diventate oggi. La compilation che ho fatto, dalla compilation a oggi, vedete la grandissima differenza di crescita. Quindi avete fioriture, avete bulbi nuovi, guardate, eccolo qua il bulbo nuovo, quindi stanno, vedete, eccolo qua, questo è il bulbo nuovo, quindi la pianta sta nel pieno dell'attività. Quando bagno? Io bagno quando previsioni del tempo mi dicono che non c'è pioggia, allora bagno. Questa settimana non li ho bagnati, cioè da domenica scorsa a oggi non li ho bagnati per il semplice motivo che ci pensa la natura. Oggi pure ha messo una giornata piovosa, quindi non li bagno. Guardo molto le previsioni del tempo, perché se è una settimana in cui non ci sono precipitazioni, io bagno. Se ci sono precipitazioni li lascio, perché quando bagno io posso bagnare, voi capite, bagnare qui significa acchiappare un punto in cui pensi di dare l'acqua, ma diventa un pochino difficile. Guardate qua sotto
i bulbi nuovi, è un intreccio, quindi dare l'acqua, se me la dà la previsione del tempo, me li bagna il clima stesso, è meglio, perché se mi ci pensa la natura vengono bagnati molto più uniformemente di quello che posso fare io. Nonostante tutto, il sottovaso è importante che non ci sia per non avere ristagni d'acqua. Il legno serve per poter far asciugare bene, perché sennò si crea umidità alla base del vaso. In estate lo tolgo, perché in estate mi serve per fare ancora di più maggiore umidità all'interno del vaso. In inverno lascio questi legnetti in modo tale che non creiamo problemi alle radici. L'acqua che vedete è quella che ho appena dato a tutti questi diavolacci, vedete che stanno facendo i fiori, eccoli qua. Quindi stiamo aspettando la fioritura del Kingianum, ma questi fioriscono in maniera esponenziale. Allora, il segreto delle orchidee è che questi prendono il sole, ma il sole lo prendono in maniera molto sfacciata, perché lo prendono pesantemente il sole, quindi fino in estate, anche fino a mezzogiorno e mezzo, e loro è la stessa cosa. L'odicesi è uguale. Il dodicesi poi vi farò vedere come erano prima che li mettessi fuori, in che condizioni erano di poche canne. Qui sono diventate praticamente una quantità pazzesca di nuovi bulbi, nuove crescite, nuove canne. Questi poi fioriranno, vi farò vedere quando fioriranno la differenza con gli altri. Il dodicesi è arrivato fino a 1 grado e sta benissimo, quindi lo potete tenere fuori tranquillamente. L'avevo visto su un video, l'avevo letto, che questi sono da intermedio fresco-freddo. Intermedio fresco-freddo vuol dire che fino a 5 gradi ci stanno, sono arrivati a 1 grado. Questi lo stesso, questi possono prendere anche una spruzzatina di neve e non c'è problema. Stanno tutti quanti in fioritura, poi vi farò vedere la fioritura. Il dendrobium, come vi dicevo, va letto, no? Nel senso che vedete quello che fanno, vedete che sono in procinto di buttare fuori i fiori. Loro sono in procinto di finire la fioritura, piano piano la finiranno, e questi boccioli qui ci riporteremo poi fino a che il caldo dirà stop. Vedete le foglie, se sono chiare, come in questo caso qua, vedete che le foglie sono chiare, non sono verdi scure come quando li comprate, perché sono chiare perché prendono il sole. Più luce prendono, più sono chiare. Meno luce prendono, più sono scure come foglie. Quindi il sintomo della buona o pessima luminosità viene dato dal colore della foglia stessa. E tanto è vero che questi vi stanno dicendo: mamma mia quanta luce, quanto sole, perché in realtà questi sono diventati verde sbiadito, non sono più verde scuro. Il Kingianum, quando prende tanta luce, guardate come diventa violaceo. Quindi il segnale per il Kingianum è diventare rosso violaceo, e quindi vuol dire che ha la giusta quantità di sole. Se non diventa di quel colore, sappiate che manca la luce. Quindi devono diventare così rosso violacei. Questi diventano chiari perché praticamente ne hanno a sufficienza. Le canne sono belle cicciotte. Vi farò vedere poi la fioritura. Per quello che riguarda i cimbidium, ogni tanto una pulita datela, perché se vedete ci sono foglie gialle, ma è normale, sempre le foglie esterne. La foglia gialla corrisponde alla foglia esterna del bulbo, vedete? Quindi non ci sono problemi se ci sono foglie gialle, fioritura molto sudata. Ecco, questo qui addirittura sta uscendo adesso, quindi immaginate quando ci porteremo avanti la fioritura. Questi Kingianum è la stessa cosa, sono tutti quanti in piena fioritura. Allora, questi stanno fuori tutto l'anno, assolutamente non li metterò mai dentro casa, perché dentro casa significa tribolare le pene dell'inferno con il Kingianum. Devono sentire il freddo, il fresco, ok? Se no non riusciamo a garantire la fioritura. Questo è il Jenkinsi, un altro dendrobium che riesce benissimo a stare anche lui a temperature fresche, quindi fino a 5 gradi non dà problemi. Questo è il Dendrochilum, guardate il fiorellino del Dendrochilum, che meraviglia, guardatelo, è speciale, non pensavo che facesse il fiorellino così. Questo è lo Speciosum. Allora, nel terrazzo
nel terrazzo mio avete tutti i mostri sacri da freddo, quindi spolverata di neve per il Kingianum, spolverata di neve, piccole gelate per i Cymbidium, fino a 5 gradi levanda. Quindi diciamo che ho cercato di mettere nel terrazzo tutti i mostri sacri che mi riescono a sopportare temperature abbastanza rigide e estreme. Sotto a 5 gradi levanda non ce le porto, non voglio rischiare, anche se secondo me hanno preso anche un pelo di meno. Quando voi leggete intermedio, fresco, freddo, c'è un range di temperatura, no? Intermedio, fresco, freddo vuol dire che intermedio fino a 15, fresco fino a 10 e freddo fino a 5, però nel range possiamo completamente muoverci con qualche grado in più, qualche grado in meno. C'è il fiore singolo, eccolo qua, questo è cresciuto da solo e quindi va bene così. Questa è la fioritura di Kingianum, questo è il nuovo bulbo, quindi osservateli sempre perché tutte le orchidee vanno leggermente viste. Manuale, ok, manuale ci parla chiaro, ma dobbiamo poi essere noi a capirli, a leggerli. Guardate che meraviglia di colore, fantastico. Quindi andiamo avanti, andate tranquilli con le piante che richiedono fresco per l'induzione a fioritura e quindi potete stare tranquilli che danni non li fate. Per quello che riguarda le bagnature, se li avete protetti è meglio, perché a me non viene concesso di poterli avere protetti perché ho il terrazzo esposto. Però nonostante tutto, se vengono bene a me che ho il terrazzo completamente esposto a piogge, a sole, a tutto quanto, quindi se voi li potete proteggere dovete avere sicuramente risultati migliori dei miei. Io sono in condizioni estreme perché dentro non li potrei tenere in queste condizioni, dovrei dedicare una stanza, ma poi non avrei la luce giusta per tenerli. Quindi se li tenete fuori e avete la possibilità anche di proteggerli, li bagnate quando volete voi. Se fate come me, se non potete fare diversamente, mi devo mettere d'accordo con le previsioni del tempo per vedere se me li bagnano loro o se li bagno io, però anche in condizioni estreme vanno. Benissimo, spero di avervi fatto vedere un po' di prossime fioriture, ce le porteremo fino a che non lo so quando queste fioriture, però andiamo avanti. Controllateli perché si sono storti, perché pensavo che no, eccolo qua, si è spezzato. Controllateli ma non li toccate, mannaggia. Il bello della diretta, c'era sul gruppo Facebook pubblicare se si spezzano le fioriture, eccola qua. A presto, al prossimo video. Certo è che se me stavo fermo era sicuramente meglio per tutti, mannaggia. Buona domenica, al prossimissimo video.